Se c'è un capitolo degli Space Marine che ho sempre voluto dipingere, questo è sicuramente gli Imperial Fist, per via di quel giallo incredibile. Ho provato per la prima volta a dipingerne uno, vediamo insieme com'è andata. Perché giallo incredibile, ti starai chiedendo? Perché il giallo è uno dei colori più complicati da utilizzare quando si tratta di dipingere miniature. Risulta infatti un pigmento difficile da stendere e va letteralmente costruito con diversi strati affinché renda al meglio. Per questo, tramite aerografo, per il nostro Space Marine ho usato un primer grigio chiaro, sempre della Vallejo. Non il solito nero come nei precedenti video, ma una base chiara per facilitare la resa del giallo. Quando dai il primer con l'aerografo, anche se il colore da applicare è di fatto uniforme, conviene sempre procedere per gradi. Il rischio infatti è di dare troppo colore, con il risultato di strati troppo spessi, che potrebbero rovinare i dettagli della miniatura. Prima di realizzare questo video mi sono un po' documentato su come dipingere gli Imperial Fist. Per massimizzare la luminosità ho voluto seguire l'esempio di altri youtuber come Scott the Miniature Maniac, ovvero quello di usare un magenta per le ombre. Il magenta infatti è il complementare del giallo e secondo la teoria del colore l'abbinamento tra un colore primario e il suo complementare fornisce il massimo della luminosità. Per realizzarlo ho mescolato un viola della Vallejo con del Con Red di Citadel in modo da scaldare un po' la tonalità. Ho preparato il colore prima di metterlo nell'aerografo per testare anche la consistenza. Quando usi l'aerografo infatti il colore deve avere la viscosità giusta, deve essere simile al latte per capirci. Troppo liquido non aderirà. Troppo denso rimarrà bloccato nell'aerografo creando qualche problema. Ho steso quindi il magenta dal basso della miniatura per andare a realizzarne le ombre. Ho poi dato la prima base di giallo usando i Vander Dark Sun di Citadel, colore un po' vecchiotto ma che rende benissimo e che per questo uso molto spesso. Sempre tramite aerografo ho steso il colore dall'alto questa volta. Come vedi ho prima steso le ombre e poi le luci, questo per dare priorità al colore principale, ovvero il giallo. Ho però un po' esagerato, questo mi ha costretto a ripassare un po' il magenta sulle ombre, il risultato però non è poi così male. Come colori di base questa volta sono stato molto soddisfatto. È arrivato quindi il momento di dare profondità alle ombre con gli shader. Dato il colore ho usato due tonalità, Seraphim Sepia e Agrax Earthshade, entrambi di Citadel, uno shader giallo e uno marrone. Il sepia per le ombre più sottili, il marrone per quelle più marcate. In questa fase è importante usare un pennello sottile. Per questa miniatura ne ho usato uno sintetico. Deve essere sottile in modo da entrare facilmente nelle rientranze senza sbavare. Cerca di dare più mani dove è necessario, dove vuoi marcare di più le ombre. Gli shader, essendo molto diluiti, tendono da soli a concentrarsi nelle insenature e nelle pieghe della tua miniatura. L'importante è avere una buona mano ferma per evitare, come detto, le sbavature. Ho usato Agrax Earthshade soprattutto per gli spallacci e nelle parti più in ombra della miniatura, questo per differenziare un po' le tonalità e dare più profondità. Nella parte sottostante ho anche utilizzato del Drugi Violet per continuare ad avere quel contrasto di cui ti ho parlato prima.
Per dare luminosità alle parti più esposte alla luce ho usato un Iriel Yellow di Citadel, un colore layer che ben si adatta a questo scopo. Risulta molto acceso come puoi vedere dalla boccetta e insieme alla base di Vander Dark Sun fanno un'ottima coppia. Usando la wet palette ho steso il colore come sempre lungo le parti più esposte alla luce, accendendo e illuminando la miniatura. Finito con la base e gli shader, mi sono dedicato ai dettagli colorando le parti in rosso con del Con Red, così come prevede lo schema di colore degli Imperial Fists. Ho dato alcune mano agli spallacci, all'aquila sul petto e al casco. Ho trovato molto divertente dipingere questo Space Marine degli Imperial Fist. Prima di farlo mi sono documentato guardando diversi video e foto di tantissime miniature di questo capitolo, in giro per il web. Credo sia una cosa da fare praticamente sempre, per ogni miniatura che si vuole dipingere. Questa è chiaramente una miniatura dipinta a game level. Per questo lo schema è sempre lo stesso, colore base, shader, highlight. Vale per l'armatura, così per il casco, l'incarnato e tutte le altre parti realizzate fin qui. Nel corso di questi video ho usato molto spesso questo procedimento, quasi fosse un mantra. Di base lo farò anche nei prossimi video, cercando però di integrare con altre tecniche e casi particolari.
A questo punto non mi è rimasto altro che aggiungere qualche dettaglio agli occhi e coprire il nero della base. Sperimentare in questo hobby è fondamentale, ogni tanto spezzare la routine, soprattutto per quelli che dipingono interi eserciti tutti uguali, a volte fa molto bene, ti fa vedere le cose in maniera diversa e soprattutto ti fa progredire, che è quello che è essenziale in questo hobby. Se ti è piaciuto questo video non dimenticare di iscriverti al canale se non l'hai già fatto e di cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornato sulle prossime uscite. Ci vediamo al prossimo video.